Bentrovati come sempre. Oggi tra le nostre soluzioni per la sartoria, una passione utilissima per rinnovare guardaroba, il riciclo. Può capitare infatti di avere nell'armadio magari una gonna a tubino che mettiamo poco, un capo sempre basico, classico, ma diciamolo che non ci è mai piaciuto o non ci piace più oppure è diventato vecchio. Se starete con me ne faremo un capo top, con pochi semplici consigli, alcuni trucchi e poi la vostra totale personalizzazione e la fantasia. Ecco il mio tubino, quello che ho io è di velluto di microfibra, adattissimo a questo utilizzo, ma adattissimo sono anche le gonne, magari un po' elasticizzate o fascianti che non ci piace più mettere. Questo ha la chiusura laterale, ma potrebbe essere benissimo anche posteriore, poco importa. Togliamo completamente il cinturino. E questo è il risultato che otteniamo, non dobbiamo fare nient'altro. Adesso ci serve un pezzo di tessuto, il colore che ci piace senza limiti. Quello che ho tra le mani io è una seta trasparente stampata. L'effetto trasparenza sarà veramente bello su questo tipo di lavorazione. Sono adatti comunque tutti i tessuti in pizzo, il voile, il taffetà, la seta, l'organza e adatto può essere anche il tulle per la sua semplicità di lavorazione e anche perché è molto economico, ma se sceglierete il tulle vi chiederei di prendere un tulle assolutamente molto morbido. Quanto tessuto? 1,40 m per la gonna può bastare, oppure 160 per fare anche una sciarpina o in più per un foulard o un'applicazione sulla pochette. Ecco qua il tessuto che ho scelto io, un misto seta di altezza standard 140. Da un lato vedete ci sono le cimose sovrapposte, dall'altro lato è piegato. Ora lo prendo esattamente per i due vertici e lo doppio completamente nel senso della lunghezza, quindi lo riadagio sul mio tavolo di lavoro. A questo punto l'unica misura che mi interessa è la circonferenza vita, la divido subito per 6,28, ossia 2 pi greco. Io ad esempio ho 73 centimetri di vita, diviso 6,28 uguale 11,62. Questo sarà il raggio della mia gonna. Parto quindi dal vertice e pian pianino con un gesso segno tutto intorno, da un lato all'altro. Una volta segnata la circonferenza vita, io per comodità riparto dal vertice e segno anche tutta la lunghezza della gonna. Io voglio utilizzare tutto il tessuto, quindi arriverò a 70 centimetri e farò una gonna in questo caso simmetrica. Voi potrete farla a vostro piacere asimmetrica oppure più lunga dietro, oppure come volete. Quindi segno la lunghezza desiderata tutto intorno. A questo punto procedo con il taglio, prima della circonferenza vita e quindi del fondo. Ne otterrò così una gonna a ruota intera. Ora, avvalendomi dell'ausilio di una piegatura sul tessuto, dividerò con la forbice la gonna dalla circonferenza vita fino in fondo. Lungo le due parti che ho ottenuto farò un taglia e cuci, però non la chiuderò immediatamente, la chiuderò una volta che avrò anche completato il fondo della mia gonna. Per quanto riguarda il fondo della mia gonna, vi consiglio a questo punto di procedere parificandolo ed eliminando eventuali imperfezioni di taglio che si possono essere formate, anche perché sto utilizzando dei tessuti veramente leggeri e appunto spesso sintetici. Quindi con la forbice cerchiamo di renderlo il più uniforme possibile. Come vedete qui vi sto mostrando i lembi che sono ancora aperti. Ed ora vorrei darvi alcuni consigli. Questa è una lavorazione assolutamente leggera.
Deve sembrare quasi una nuvola evanescente, quindi sconsiglio, non trovo adatti gli orli rivoltati 2 volte. Se avete scelto il tool, niente orlo, facciamolo così a vivo, altrimenti se avete scelto il pizzo a vivo oppure un semplice taglia e cuci. Quello che state vedendo ora nelle immagini però è l'orlo che ho scelto io, è l'orlo a conchiglia che è veramente bellissimo, è splendido e farà di una gonna anonima un capo totalmente chic. Vi metto il video nel link sottostante dell'orlo fantastico a conchiglia che vi sto mostrando. Lo praticherò, vedete, da dove inizia il mio lato aperto con la taglia e cuci fino alla fine quando incontrerò l'altro lato che è stato rifinito a taglia e cuci. A questo punto faccio combaciare i lati della mia gonna, rifinisco naturalmente la conchiglia da basso, la rifinisco e saldo e poi taglio i fili in eccesso, quindi imbastisco le 2 parti e poi le cucio a 20 cm circa dalla circonferenza vita, che sarà quella che alloggerà poi la nostra chiusura lampo. Quindi in cima, come mi mostrano le immagini, arriverò ad assemblare ora il mio tubino con la gonna che ho appena creato. Qui ci sono le parti che sono state semplicemente imbastite senza fare null'altro e girate poi verso l'interno. Come state vedendo in questa gonna blu, che è un'altra creazione, qui ho optato, una volta assemblati i miei 2 tessuti, per anche praticare un taglia e cuci perché la mia gonna era molto rovinata e sfilava tantissimo. Però potete fare anche una semplice cucitura. Ed ora attenzione a questo mio consiglio. Abbiamo lavorato sullo sbiego naturalmente, questo è quello che ci dà l'effetto più bello, però in questo modo può esserci capitato che la circonferenza vita che abbiamo ottenuto sia più larga di quello che pensavamo, di quello che abbiamo calcolato, perché lo sbiego tende completamente a dilatarsi. A questo punto che fare? Se è successo nessuna paura, pratichiamo una cucitura con il punto più lungo che abbiamo sulla macchina da cucire a circa mezzo centimetro abbondante dal bordo tagliato e poi tendiamo, si attiriamo il filo con le dita fino ad ottenere la circonferenza desiderata, che poi sarà quella del nostro tubino. Avremo così un bel effetto di lieve arricciatura. Oppure in via prudenziale, dopo aver fatto il calcolo del raggio, teniamoci un po' più bassi e facciamo una circonferenza vita più adatta, più piccolina. Ora vi lascio alle immagini di queste creazioni. Questi sono 2 tipi di gonne. Per quanto riguarda quella con il nostro tubino nero, la gonna è più lunga, il tubino l'ho anche accorciato, così in trasparenza si creerà questo bel effetto. Per quanto riguarda invece quella sul tubino blu, l'ho fatta più lunga sul dietro e la parte davanti è molto più corta della mia gonna. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, magari vi chiederei un like e anche l'iscrizione. Grazie infinite, alla prossima volta!